Siamo qui ancora una volta per incontrare il nostro amico Stefano e per parlare di nuove produzioni che Aulicus ha fatto. Stefano dovrebbe arrivare qui da un minuto all'altro, comunque intanto noi posizioniamoci e aspettiamo. Grazie e a tra poco. Stefano? Eccoci qua. Come va? Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Sì, sì. Senti, ma hai meditato su questo cambiamento Guarda, che abbiamo fatto? Siamo passati da un salottino tranquillo, eccetera, a un posto professionale. Devo dire, questo è veramente un posto professionale. Il nostro amico Simone ci ha messo a disposizione questo ambiente. Guarda, ma solo questo pianoforte. Ecco, questo è il pianoforte che stava prima nello studio di nostro amico Maurizio. Me lo ricordo benissimo. È un pianoforte eccezionale, dove hanno suonato dei pianisti celeberrimi, capito? E soprattutto sostituisce molto bene il tavolo davanti al quale noi stavamo seduti le altre volte. Però ti devo dire che io un po' di nostalgia del salottino a casa tua ce l'ho, perché effettivamente c'era un problema, come dice giustamente il nostro regista, di rumorosità dalla strada. Perché sotto c'è una piazza che è una specie di convivio di tutti i festaioli. Invece qui abbiamo delle qualità tecniche decisamente superiori. Ci auguriamo che queste qualità piacciono anche ai nostri fedeli amici. Intanto piacciono a noi e quindi stiamo meglio. E meglio possiamo raccontare le nostre cose. E possiamo raccontare per l'appunto un personaggio che vado a presentare, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Nella Russia del suo tempo l'idea che un ragazzo di buona famiglia studiasse musica per farne una professione era roba da matti. Per cui anche Piotr Ilyich, come tanti altri, si prepara a diventare avvocato. Però appena aprono il nuovo conservatorio di San Pietroburgo, molla i codici e si tuffa fra le note. E inizia così una vita piena di successo e fama, ma anche di miseria, problemi personali, disagi sociali, sotterfugi sentimentali, conclusa a 53 anni con una morte così melodrammatica che adesso vado a raccontarti perché tu non lo sai. Io non lo so, ignoro completamente. Allora, si dice che per una sua stupida bravata, a una cena di amici, bevve un bicchiere di acqua non disinfettata e morì avvelenato dai germi del colera che infuriava in città. Così nasce, così nasce la storia di un suicidio spettacolarizzato con il trucco del finto colera, in realtà commesso con l'arsenico, dato che i sintomi sono simili. Colera e arsenico provocano una morte con gli stessi con il suo consenso. Anzi, adesso appunto vado a continuare a raccontarti la storia. Allora, questa ipotesi nasce da questo fatto. Il nobilissimo conte Sternbeck-Fermor, imparentato con la casa imperiale, aveva un nipote molto caro al suo cuore. Si dà il caso che anche Piotr Ilyich trovasse questo giovanotto molto caro, anzi carino, ma con un sentimento un po' diverso da quello dello zio, e aveva cominciato a corteggiarlo. Tieni presente che all'epoca, anche se in alcuni ambienti tollerata, l'omosessualità portava dritti in Siberia. Hai capito? Addirittura in Siberia. Lo zio, piuttosto seccato dalla faccenda, aveva scritto una lettera di denuncia al capo procuratore del Senato con l'incarico di consegnarla allo zar Alessandro III. Quindi in alto è la faccenda. Al top. Lo scandalo avrebbe trascinato tutti nel fango, compreso i compagni di studio di Tchaikovsky, i quali si riunirono presente il compositore e decisero che per salvare l'onore della scuola di giurisprudenza bisognava bloccare la lettera, ma la lettera poteva essere bloccata solo con la morte del colpevole. E allora Tchaikovsky, uomo d'onore, firmò insieme agli altri la sua condanna e la eseguì bevendo il famoso bicchiere. Questo è sempre nella leggenda, però qualche fondo che conteneva di vero. arsenico a questo punto.
Figurati. Comunque, che dramma. Finita questa parte della storia, torniamo indietro. E Tchaikovsky, dopo un'infanzia segnata da un attaccamento morboso alla madre, l'omosessualità accompagna il nostro musicista per tutta la sua vita, procurandogli tormenti e complicazioni a non finire, compreso, piccolo particolare anche che non conosci, un matrimonio di copertura che lui tenta con una sua allieva, la quale, non avendo capito niente della situazione, gli si era offerta con una lettera adorante e delirante. Ma pensa a te che situazione. Che, poveretta, quando arriva il momento di consumare questa malconcertata unione, gli provoca, confessione sua di Piotr Ilyich, un disgusto invincibile, che poi si trasforma in odio altrettanto invincibile per la povera ragazza incolpevole. Certo. E prima di cominciare le nozze finiscono. Andiamo avanti. C'è a un certo punto della sua vita un incontro fondamentale, rigorosamente platonico, con la ricca signora Nadezhda von Mex, anzi von Meck, di una decina di anni più vecchia di lui, che insieme a sua sorella e a sua madre diventerà uno dei pilastri della sua vita. La signora, buona dilettante di musica, con velleità di mecenate e ricchissima, cerca qualcuno con cui duettare. Le fanno il nome del compositore che in quel momento è in difficoltà economica. E qui sboccia il rapporto più romantico ed enigmatico che si possa raccontare, tipico di un'età in cui le vicende personali dei protagonisti si intrecciavano spesso con la creazione artistica. Con la ferrea regola di non incontrarsi mai personalmente, fra i due comincia una storia fatta di una valanga di lettere da parte di lui, grafomane, circa 700 lettere, 700 lettere. Lui. Però anche lei, che è un pochino più moderata, risponde con non altrettante, ma insomma circa 400 lettere, quindi 700 da una parte, 400 risposte dall'altra. Un volume di corrispondenza incredibile. Le poste dello zar ci guadagnavano con queste storie. Perché non si incontravano mai. No, la regola era proprio quella. Oltre a queste lettere, naturalmente c'erano cospicui versamenti di denaro di lei a lui e altrettanto frequenti espressioni di gratitudine abbinate a narcisistiche e un po' furbette dichiarazioni di lui a lei. Te ne cito una. Oh Dio, che grandezza d'animo, che generosità, che delicatezza possiede questa donna. Non ho il minimo dubbio che essa provi una grande gioia nel rendermi questo incredibile servizio. Capito? Il furbacchione. Prendeva i soldi e le rispondeva. Oppure, non mi turba sapere che io approfitto della sua ricchezza. So infatti quali sentimenti la spingono ad aiutarmi. Allora, la giustificazione può essere effettivamente che un artista come era lui, certo, ed era in miseria, certo, naturalmente da qualunque parte gli arrivasse il denaro, chiaramente era benvenuto. Era benvenuto anche perché gli serviva a esprimere la sua arte. Ma poi soprattutto da una fonte di questo genere, certo, veniva fuori prestigio, veniva fuori tutto, perché la signora era di un elevato livello sociale. E quindi... Ma non dura! Neppure questa. Perché un brutto giorno la von Meck, sempre per lettera, gli comunica che non è più in grado di sovvenzionarlo. Piotr ci rimane malissimo, anche perché circolano voci sul fatto che l'opposizione viene dalla tribù dei figli della von Meck, tanti nulla facenti e sempre affamati di quattrini. Certo. Prova a ristabilire il contratto, niente. È il crollo del più importante dei suoi 3 pilastri. Erano 3, no? La mamma, la sorella e la signora ricca. Intanto però più violenti sono i rovesci della sorte, più grandiosa diventa la sua musica. È il teorema romantico dell'artista che distilla bellezza dalla propria infelicità. Classico. Questo lo diciamo noi dopo. Però lui che stava lì al momento che moriva dura, di fame. Durissimo. Durissimo. Un altro colpo è la morte dell'adorata sorella Alexandra. Adesso è solo. Allora scarica tutto il suo bisogno di amare sul figlio di Alexandra, il nipote Vladimir, che è uno scaltro scroccone e approfitta in ogni modo della debolezza dello zio. La sua musica intanto però continua a migliorare. Certo. L'ultimo sgambetto della sua fragile psiche è l'incontro con la vecchia governante Fanny,
episodio che alla sua età di uomo maturo dovrebbe essere solo un richiamo di tenera malinconia, e invece quasi lo fa annegare sotto l'onda dei ricordi. La sua musica ormai ha raggiunto la vetta, ma tutto quello che conta per lui è sprofondato, ed è a questo punto che arriva il fatale bicchiere d'acqua avvelenato. Il suicidio non reggeva più, evidentemente. Non ce la faceva più, quindi è stata una scelta deliberata. Noi abbiamo la sua meravigliosa musica, ma lui ha sofferto parecchio. Ha sofferto tanto e poi è morto giovanissimo. Morto giovanissimo. E poi stavo pensando... È male. Sì, no, ma a parte quello, è stato molto fertile nella sua produzione musicale. Perché ha scritto, ci ha lasciato delle opere incredibili e soprattutto un panorama della musica dell'epoca. Un grande compositore, veramente. E questa è la storia di lui. Poi adesso tu ci racconterai la storia degli esecutori. Certo. Però dobbiamo fare una piccola pausa e passare all'autore successivo. Quindi, pausa. Pausa. Romano, dopo questa piccola pausa passiamo a un altro grosso nome, anche questo sentirai storie fantastiche. Si tratta di Sergej Rachmaninov. Un grande nome. Caspita, della musica russa. Allora, intanto comincia con la data di nascita ballerina, perché calcolata sul vecchio calendario russo o su quello nuovo, per cui da una parte lui sarebbe nato il 1° di aprile, dall'altra il 20 di marzo. Non era ancora stato unificato. 20 giorni di differenza fra i due calendari. Sì. C'era il calendario gregoriano dalla parte dell'Europa e loro avevano il calendario russo ortodosso. Certo. Quindi comincia così, insomma, in questa confusione la vita di questo eccezionale virtuoso del pianoforte e ultimo grande compositore russo. Appartiene a una famiglia della nobiltà imperiale russa. Suo padre ha sposato una ricca ereditiera che gli ha portato in dote 5 grandi tenute agricole, capito? 5 grandi tenute agricole, quindi migliaia di ettari della sconfinata campagna russa. Migliaia di 5. Sergej nasce in quella di Semionovo, ma quando ha 4 anni e sta cominciando a prendere lezioni di musica, il padre la vende e la famiglia si sposta nel possedimento di Oneg. Ma nel giro di poco tempo quest'uomo, che era un cialtrone totalmente incompetente, solo capace di far debiti, vende tutte e 5 le proprietà, non ci credo. che veramente rappresentavano un capitale immenso. Ma non ci credo. E i Rachmaninov finiscono in un appartamentino a San Pietroburgo, da 5 immense proprietà. In un appartamentino? Ma com'è possibile? Il vantaggio però per Sergej è che può studiare al conservatorio. Meno male. Ma intanto continuano i guai della sua famiglia. Prima muore di difterite la sorellina, poi papà Rachmaninov, che oltre a essere un cialtrone era anche a quanto pare un mascalzone, pianta la famiglia e se ne va a Mosca. Ma va! Lasciando il piccolo alle cure della mamma e della nonna, figurati, molto religiosa, che lo porta alle funzioni ortodosse, dove il piccolo Sergej finalmente comincia a essere colpito dall'aspetto musicale dei canti religiosi e delle campane che poi ritornano nella sua musica. Certo. Ma non è finita, nel 1885 muore anche l'altra sorella, un pilastro della sua educazione musicale che gli aveva fatto conoscere Tchaikovsky. Sergej, dopo questi fatti, comincia a trascurare lo studio, falsifica le pagelle e alla fine viene bocciato. A questo punto un cugino, ottimo pianista e allievo di Liszt, grossi nomi, suggerisce di mandarlo al Conservatorio di Mosca. Così si fa. E l'ultimo anno di conservatorio è coronato dall'esecuzione al Teatro Bolshoi dell'opera in un atto Aleko, presente Tchaikovsky, il benefattore, che riempie il ragazzo di complimenti. Il successo è tale che il teatro si offre di mettere in cartellone stabile il lavoro con il famosissimo cantante Fyodor Chaliapin. Certo. Capito? Quindi questo era uno studente di conservatorio e già gli eseguono al Teatro Bolshoi, che era abbiamo già il numero 1 come la Scala da noi. Certo, come la Scala di Milano.
Dopo questa esecuzione prende la Gran Medaglia d'Oro e un diploma che autorizza Sergej a considerarsi ufficialmente, fra virgolette, libero artista. All'epoca, ovviamente, in Russia serviva un diploma per poter dire io sono un libero artista. Certo, pensa a te. Poco dopo, purtroppo, gli arriva un altro colpo della malasorte. Il suo amico e protettore Tchaikovsky muore di colera. Ne abbiamo parlato poco fa. Prima, certo. E Rachmaninoff è distrutto. Purtroppo per lui ritorna lo spettro della povertà. È naturale. E allora è costretto a riprendere le lezioni che odia e si lascia trascinare in una tournée di 3 mesi insieme alla violinista italiana, senti il nome, Teresina Tua. Sembra una dedica civettuola, invece è proprio il nome di un'acclamatissima solista dell'epoca. Lei si chiamava Teresina Tua. Signora Tua. Rachmaninoff non regge il confronto con una concorrente più famosa di lui e per di più donna e molla tutto, rimettendoci i soldi dell'ingaggio. Ma va. Forse la spiegazione è in queste righe che scrive all'amico Mikhail Slonov. Senti questo frammento della sua lettera. Al primo concerto all'Odz, è molto piccato lui, al primo concerto all'Odz suonai abbastanza bene. Ottenni un buon successo, ma a lei, la contessa Teresina Tua Franchi Vernei della Valletta, sembrano dei nomi fantosi, fu tributato un successo ancora più grande. Lei non suona particolarmente bene, ma con i suoi occhi e i suoi sorrisi suona magnificamente per il pubblico. Invidia pure, Però in seguito a questo fatto lui piomba di nuovo nella miseria, perché abbandona se ne la va senza riscuotere, ovviamente. Vabbè. Un altro fattaccio, l'esecuzione della sua prima sinfonia va male perché il direttore d'orchestra, Glazunov, un alcolista, è ubriaco e fa un pasticcio. Gli segue un'altra depressione di 4 anni per Rachmaninoff. Finalmente accetta di fare, e gliela offrono, una tournée negli Stati Uniti come direttore solista. E il suo concerto numero 3 viene eseguito con lui al piano e Gustav Mahler sul podio come direttore. Gustav Mahler? Sì, e ha un successo clamoroso. Ma Rachmaninoff, come molti russi, ha nostalgia di casa, quindi non accetta prolungamenti dell'impegno. Torna a Mosca e lo nominano vicepresidente della Società Musicale Imperiale Russa, dalla quale si dimette quando viene a sapere che un musicista è stato allontanato in quanto ebreo. E queste sono le due costanti di quel periodo. La nostalgia di casa da parte sua e l'antisemitismo da parte della nazione. Lui era ebreo? No, ma lui si scandalizza del fatto che questo esecutore ebreo venga cacciato dalla società. E quindi anche lui protesta in questo modo. Esatto, si dimette. A questo punto lui parte per un viaggio senza impegni di lavoro e a un certo punto lo incontriamo a Roma in un appartamentino a Piazza di Spagna. Non si sa come mai, ma era un'epoca in cui evidentemente gli appartamentini di Piazza di Spagna erano ancora... a buon mercato. Comunque poi torna in Russia e finisce in mezzo a una gran confusione per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione di Ottobre. Giusto, siamo già nel Novecento. Siamo già nel Novecento. Non avanzato, ma insomma già. Certo. Comunque lui riceve un'offerta per una serie di concerti in Scandinavia e l'accetta subito perché questo gli dà il permesso di lasciare la Russia insieme alla famiglia. Certo. E durante questo periodo scandinavo riceve altre diverse offerte di lavoro negli Stati Uniti. Allora le rifiuta tutte perché le considera troppo impegnative, ma poi, siccome è in miseria, accetta e va negli Stati Uniti. Un'altra volta. A New York Rachmaninoff mantiene le abitudini, i gusti e la cucina russa e si circonda di amici russi. Nel 1920, siamo già arrivati, lui firma un contratto con la RCA. Americana che esisteva già, la Radio Corporation. Ed è uno dei primi virtuosi a registrare su disco il proprio lavoro. Capito? Capito. Allora, ormai ha un successo. Lui è in America e lì è rimasto. Grande successo. Questa volta è rimasto. Questa volta sì. E il benessere, finalmente ricco. Quindi per essere più comodo per i suoi concerti lui viaggia su un vagone ferroviario personale, come si usava all'epoca.
fornito di un pianoforte e arredato con i suoi mobili e un guardaroba completo. Non è possibile. Capito? Su un vagone. C'aveva il vagone personale che veniva agganciato e andava a New York, a Filadelfia, a Boston. Ahí dentro c'era il suo appartamento, il pianoforte e anche il guardaroba. Sì, Beh, eccezionale. compreso. Modo, che meraviglia, non lo sapevo. Però verso la metà degli anni 40, siamo già arrivati a metà secolo. 40, alla seconda guerra mondiale. Però lui non ci arriva perché i suoi acciacchi sono diventati numerosissimi, artrite, lombaggini, sclerosi, eccetera. Decide che la stagione 42-43 sarà l'ultima, ma non fa in tempo neanche a finirla, perché il 26 marzo muore per un'aggressiva forma di melanoma. Aggressiva forma di melanoma. A proposito di lui, si pensa che anche Rachmaninoff, come Paganini e altri virtuosi, fosse affetto da una cosa che si chiama la sindrome di Marfan, un disordine ereditario dei tessuti connettivi delle articolazioni che diventano flessibilissime e gli danno la possibilità di estendere le dita più del normale. Paganini, certo, Paganini c'aveva quindi in questo modo poteva fare tutti gli accordi più enormi. È per questo che lui sulla tastiera riusciva a fare queste armonizzazioni. Sì. Soprattutto aveva un problema che noi non abbiamo. Forse non riusciva a tenere in mano una tazzina di caffè, però sulla tastiera, hai capito? Bello però, anzi picchia. E quindi questa è la sua storia. Beh, una storia sul pianoforte riusciva con una mano sola. Faceva 2 ottave, capito? Anche 3. Bellissimo. E questo è tutto. Bene. Allora, adesso io invece ti devo parlare degli esecutori. Appunto, anche perché devi sapere che questa registrazione... Dunque, però, prima di parlare degli esecutori facciamo una piccola pausa. Un'altra, certo. Hai ragione, ci dobbiamo riposare. Benissimo. Perfetto. Eccoci. I 2 musicisti di cui tu ci hai raccontato queste cose incredibili, veramente, che io non sapevo, soprattutto quello di Tchaikovsky e del finto... La tragedia, però, poi è morto davvero. Che ha firmato lui con la mano sua, capito? Incredibile. Noi ignoravamo completamente tutto quanto. Questo album, che contiene appunto queste opere di questi 2 musicisti di cui ci hai parlato te, Tchaikovsky e Rachmaninoff, è stato registrato, l'abbiamo registrato, meglio ancora, con un personaggio che nel suo genere è, direi, abbastanza unico. Adesso risparmio tutta una descrizione biografica che però... Fammi vedere il disco mentre tu ci racconti questo. Però quello che va sottolineato è innanzitutto la precocità di questo musicista Denis Gazanov, che è un violinista russo a zero. Precocissimo, all'età di 6 anni ha iniziato gli studi presso la scuola di musica. Pensa. Quindi vuol dire che aveva veramente delle doti fuori del comune. Scusami se ti interrompo. Il fatto che un bambino di 6 anni cominci a suonare il violino significa che lo strumento vero è troppo grande per lui. E come tu forse saprai c'è la misura bambino del violino. Esatto, all'epoca già c'era. Infatti stiamo parlando poi dell'alto del 94, perché lui è giovanissimo, ha 30 anni e passa, credo. Quindi e lui ci ha avuto precocissimo, quindi, capito? E ha fatto gli studi presso la scuola di musica a Mosca e poi ancora al Conservatorio di Stato di Mosca, eccetera, eccetera. E poi ha avuto il diploma di artista anche lui, come si usava in Russia, e dal 19 al 21 si è specializzato nella classe della professoressa Marina Keselman, che era una grande violinista tedesca. La caratteristica maggiore di questo esecutore, Denis Gazanov, è data dal fatto che lui è essenzialmente un incredibile solista e quindi il suo repertorio comprende un'ampia lista di opere che vanno dalle esecuzioni solistiche alla musica da camera, alla musica sinfonica con grandi orchestre, eccetera.
Infatti, più volte la stampa ha sottolineato l'originalità e l'intonazione lirica di Dennis, così come la sua flessibilità e versatilità. Tutte queste qualità, si ricorda, gli hanno consentito di partecipare costantemente a qualunque manifestazione musicale, dal concerto in salotto alla camera, ai sinfonici in molte sedi concertistiche di Mosca e in tutto il mondo. Poi si è laureato in concorsi internazionali, un primo premio a Ekaterinburg, giovani violinisti, secondo premio, violino Beethoven, secondo premio, perché aveva queste caratteristiche che sono veramente un dono di natura, come tu ben sai. Ad un certo punto lui ha continuato questa carriera eccezionale, perché ogni anno praticamente lui ha avuto premi, medaglie d'argento, ha partecipato a masterclass di musicisti come Svetlana Makarova, Irina Bokochova e altri grandi musicisti russi. Anche perché poi lui ha trovato un accompagnatore, diciamo così, di pianoforte, nella persona di un professore della scuola, Yuri Panov, è un pianista noto ai media come un importante esecutore ed accompagnatore, ed è il migliore che c'era in Russia in quell'epoca. Lui che vive a Mosca, e diventa l'accompagnatore ufficiale di Denis Gazanov. Ed insieme hanno fatto delle opere incredibili, perché hanno fatto delle grandi registrazioni di musica da camera. E poi infatti, con una sufficiente universalità della politica repertoria del musicista, preferisce l'eredità del romanticismo musicale russo e europeo. Infatti nel 2000 Yuri Panov lavora come accompagnatore nelle classi di violino, viola, violoncello, oboe, tromba, trombone, strumenti a percussioni, strumenti popolari russi in varie scuole di musica, college e università di Mosca. Tuttavia, la maggior parte della sua carriera professionale è stata dedicata alle collaborazioni con i suonatori di strumenti a corda. Da qui è nato questa sua fratellanza artistica con Denis Gazanov. Naturalmente anche Yuri Panov, in quanto a premi, allo stesso livello di Gazanov, perché ha ricevuto nomination, premi, eccetera, eccetera. E praticamente, ecco, e qui viene il nocciolo interessante della situazione, che il duo di Denis Gazanov e Yuri Panov è diventato un progetto straordinario e pluriennale. Infatti i due musicisti sono legati non solo da comuni linee guida professionali, ma anche da una grande esperienza scenica congiunta. Capito? Certo. Come io e te. A forza di suonare insieme. Come io e te. Che non suoniamo, forse meglio. Ma però chiacchieriamo, a forza di farle queste cose, a un certo punto si riesce a raggiungere veramente un'armonia che... Ecco, vedi, qua parla addirittura del nostro caso, una grande esperienza scenica congiunta. E quindi è successo totale. Insieme hanno fatto le cose incredibili, concerti accademici, Concerto di Mosca, festival internazionali, registrazioni costanti, tutti i progetti online, e tutto ciò ha contribuito a rafforzare il legame mentale dei musicisti, congeniali. Diventano congeniali, dei fratelli, capito? La coincisione e la sincerità del loro dialogo musicale. Il nostro è un dialogo verbale. Sì, ma non montiamoci la testa per un momento. Vabbè. Comunque, tra l'altro, e qui parlo io come discografico, questa realizzazione di questo album è stata fatta appositamente per noi, per Aulicus Classics, nella chiesa luterana di Santa Caterina a San Pietroburgo, costruita nel XVIII secolo, un luogo che connette diverse culture, epoche e tradizioni. L'acustica autentica
un pianoforte a coda Yamaha del 1970 che ha visto musicisti famosi del XX secolo in questo studio leggendario che si chiama Melodia e a San Pietroburgo, che creano un suono incredibilmente caldo, un po' vintage, dimostrando l'essenza senza tempo della musica che non conosce confini e barriere. Che dire di più? Capito? Ascoltatevi questo disco e veramente, dopo che l'avrete ascoltato, se volete, mandateci qualche parere vostro, perché questo è veramente un disco fuori dell'ordinario. E devo dire che noi di Aulicus siamo contenti di averlo fatto. A proposito, se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di lasciarci un bel like, iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. È il modo migliore per supportare il nostro lavoro e far conoscere la nostra community. Grazie di cuore per il vostro sostegno. A presto!